Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. Welcome to Everybody Needs a Bit of Scienza, recorded during the Gita Scolastica Sardegna. Join Stevie and the Professore as they talk about the local wines, grapes, geology, and so much more. Seriously, there is a little extra too. And remember, you can watch these interviews on our YouTube channel Mamma Jumbo Shrimp, or you can check out the English version on our blog. Just go to www.italianwinepodcast.com. Now, onto the show. Welcome everybody. This is kind of an improvised on-the-road edition of Everybody Needs a Bit of Scienza. Non ti preoccupare, non guardarmi così che faremo in italiano. Ok, è solo... Te sei peggio di lui, non ho capito qua. Ok, vai. Per forza siete amici, no? Sì, Okay. parliamo sempre italiano. So I'm here because we're here with, of course, the iconic Vittorio Moretti. And of course, as usual, Attilio Scienza, the professor, they're friends. So I thought this is a good opportunity to talk a little bit about their friendship. Ok, allora adesso cominciamo, si parte. Allora, Vittorio e Attilio, volevo un pochino... Voi siete amici, giusto? Siamo amici da sempre. Sì, Ma da sempre... 40 anni, dai. Ok, 40. 40 years, they've been Anche friends prima, for... forse. Anche prima. sì. Ma come vi siete conosciuti? Ma ci siamo conosciuti in funzione del fatto che il professor Scienza era all'Università di Milano. Noi collaboravamo con l'Università di Milano per tutta una serie di situazioni legate all'agricoltura e soprattutto alla vigna. Il professore è sempre stato il massimo conoscitore della vigna in Italia e oggi più di prima, quindi perché non so se ha allievi che riescono a pareggiarlo. Quindi Anche tua figlia ha studiato con lui, giusto? sì, anche mia figlia, anche tanti miei collaboratori hanno studiato con lui. E come fu Attilio? Era un amore a prima vista? No, sempre. Noi abbiamo sempre avuto dei grandi rapporti di amicizia, prima di tutto, e poi anche, diciamo così, di lavoro, nel senso che io davo una mano a fare gli impianti, a trovare, non so, i materiali genetici migliori, i portinnesti, i cloni, quelle cose lì. E poi devo dire che il momento forse più importante, almeno in quella fase della nostra amicizia, è stato quello della zonazione. È stata una delle primissime zonazioni in Italia, quella della Franciacorta. Dove l'avete fatta? In Franciacorta. E quello è stato un elemento fondamentale per la conoscenza del terroir della Franciacorta, quindi nelle scelte poi anche della qualità delle uve che uscivano dalle varie sottozone della Franciacorta, quindi per loro è stato anche un momento di conoscenza anche per poter indirizzare le varie produzioni nelle varie zone. Poi l'amicizia con la collaborazione si è allargata con Petra, siamo andati in Francia assieme a scegliere i materiali genetici per fare una massale di Merlot a Pomerol, per esempio, nella zona di Petrus, quindi abbiamo portato a Petra dei materiali straordinari che non c'era nessuno che in Italia moltiplicava, quindi abbiamo scelto i materiali in autunno, durante la maturazione, raccolto il legno, Petra ha un vigneto fatto con quei materiali originali dei vigneti migliori del Pomerol. Allora, io so che noi dobbiamo fare una degustazione, quindi non stiamo a lungo oggi, però Vittorio, siete amici da 40 anni, ok? C'è qualche momento in particolare che ti ricordi in modo significativo? Ma diciamo che in modo significativo è difficile semplicemente perché abbiamo fatto tante cose insieme. Diciamo Raccontami che una. le vigne che abbiamo noi sono tutte scaturite da Attilio. Quindi abbiamo iniziato con Bellavista, poi abbiamo fatto Petra, poi abbiamo fatto la Badiola, abbiamo seguito tutta la strada e adesso qui in Sella Mosca noi stiamo facendo tutto un discorso
che adesso ti può spiegare meglio lui, di No, è una vera rivoluzione. Ok, allora spiegami un po' meglio. rivoluzione, esatto. Questa azienda ha avuto una storia lunga, ma nell'ultimo periodo questa azienda aveva investito più nella efficienza aziendale e quindi nella riduzione dei costi che non in un obiettivo di grande qualità. Probabilmente anche il momento commerciale non era così favorevole, non si volevano dei vini forse particolari, non li pagavano bene perché la Sardegna ha sempre fatto molta fatica a farsi pagare il vino buono. Ecco, a questo punto l'azienda ha deciso veramente di cambiare tutto, di cambiare naturalmente le varietà, rimangono quelle locali, ma di puntare su 2 o 3 varietà, non di più. L'altra cosa importante è quella di sviluppare poi una enologia diversa, un'enologia moderna, fatta anche di spumanti, fatta anche di metodo classico, quindi materie prime di grandissima qualità, perché se non hai una grande base non riesci a fare un grande spumante, ma poi soprattutto riuscire a fare dei vermentini e dei Canonau nei prossimi anni con impianti moderni, molto efficienti, ma dove la qualità è l'elemento fondamentale, dove il traguardo della qualità è veramente quello che noi vogliamo perseguire. Quindi uno studio molto profondo della geologia di questo territorio che nessuno ha mai fatto. Non esistono carte geologiche fini, le ha fatte Vittorio ha fatto fare un'analisi di questi primi 70 ettari, ma in futuro sarà tutta l'azienda zonata in modo molto raffinato, perché questa azienda apparentemente non è molto diversa sulla superficie, però sotto c'è tantissima roba diversa, ci sono condizioni geologiche completamente diverse, l'avete visto anche voi nel vostro giro, tutti quei enormi massi, tutti questi materiali di origine marina, quell'angolo vulcanico, cioè tutto questo materiale però non può essere usato in modo generalizzato o generico, va finalizzato agli obiettivi. Allora noi dovremo mettere in alcuni terreni quei portinnesti, quei cloni, fare una miscela di cloni per dare una certa ricchezza nella base, perché se io uso 7, 8, 10 verbettini, ogni verbettino, ogni clone porta qualcosa di diverso, non so, i cloni sardi, i cloni francesi della Corsica, i cloni del Tirreno, tutti i portinesti, c'è una collezione di portinesti perché abbiamo fatto in modo di tarare la scelta della combinazione di innesto per ogni tipo di suolo. Ogni suolo ha un suo portinnesto. Certo, quando ce ne sono 520 o quello che è, no, è complicata. Sì. No, non è complicata se nella struttura adesso della dinamica dei reimpianti si fanno questi 50, 60, 70 ettari all'anno, ma si parte con delle basi di conoscenza che prima non c'erano. Noi vogliamo fare in modo di far sviluppare le radici in profondità. Il nostro obiettivo è quello di fare delle piante che siano autosufficienti, che non abbiano quasi bisogno di acqua di irrigazione, che abbiano la possibilità di cavarsela da sola, quindi fare dei condizionamenti in profondità per dare ossigeno in profondità e quindi uno sviluppo di radici. Queste sono cose innovative, non ci pensano di solito. E poi le forme d'allevamento che ha suggerito Marco Simoni, di questi alberelli in parete, spalliera, di grande equilibrio, anche quelli sono tutti elementi che completano il quadro, il disegno. Finalmente questi impianti vengono fatti con un progetto preciso, non sono più fatti a caso, sono fatti con una programmazione fino nel piccolo dettaglio. Ecco, io sono sicuro che da qui nasceranno i nuovi vini dell'azienda, che sarà certamente una nuova prospettiva, anche commerciale, ma anche di immagine di questa azienda. Allora, l'ultima domanda, poi ti lascio a fare la degustazione. Voi avete acquistato come gruppo Sella Mosca di recente, abbastanza. Perché l'hai fatto? Perché è una sfida abbastanza, io solo per arrivarci è difficilissimo, sì. È letteralmente un'isola, non c'è neanche copertura wifi, non potrei mai viverci qui, è un disastro. Perché hai scelto di prendere questa sfida e qual è la tua visione? Pensa che io questa sfida l'ho fatta a 75 anni, quindi
con un ampio... Perché Sardegna ha detto Biondo che devi bere Canonel così puoi vivere fino a 103 anni. E forse questo è la tua... Di base diciamo che è quello, però il discorso di base è quello che questa azienda l'ho visitata 30 anni fa e mi era piaciuto in maniera particolare. E Perché ti è piaciuto? Mi era piaciuto tutto l'insieme, mi era piaciuto le vigne, mi era piaciuto l'impianto aziendale, che è un'azienda di grande qualità. Ma c'era già Perché- Pinna? No, No, non c'era. Pinna non c'era No, ancora. non c'era ancora nato. No, c'era, ma Stavo studiando. è arrivato subito dopo. Comunque, la seconda volta che l'ho visitata c'era già Pinna, Ah, quindi ci conosciamo almeno da 20 anni. Comunque, la forza di questa azienda è una cosa straordinaria, perché in Italia non c'è un'azienda così grande no, dove non puoi avere, penso. dove puoi lavorare per avere prodotti di vario genere e di alta qualità, perché qui c'è la possibilità assolutamente di fare cose straordinarie e loro lo stanno dimostrando nel fare le valutazioni e le ricerche e tante belle cose. Quindi è stato un amore un po' a prima vista. Come con Attilio. E poi ti dirò che il nostro gruppo aveva bisogno di avere anche un'azienda che facesse un po' di numeri. Quindi, perché no, Bellavista, Contari Castaldi sono sull'alta qualità e fanno numeri contenuti. Di nicchia. Petra anche sull'alta qualità e fa numeri contenuti, però il mercato ha bisogno di prodotti anche di costo minore, di tutta una situazione diversa per soddisfare il mercato e per avere soprattutto una linearità su tutta la gamma del vino italiano. Sì, per essere più inclusivo anche per il resto del mercato. Esatto. Ok. E cosa pensi che fra 5 anni come vedi se la Mosca? Diciamo che tra Pina 5 ci sarà anni ancora? sarà un'azienda straordinaria. Sicuramente. Ok. All right, with that, adesso roger that and that's a wrap. And that's a wrap for today. If that ain't suspense, huh? Well, you will have to stay tuned for next week's edition of Everybody Needs a Bit of Scienza to learn about what happens next. Thanks for tuning in. Chin chin!